tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi rubrica film italiani. La settimana scorsa abbiamo parlato del libro di Francesco Dimitri e quest'oggi parleremo del film omonimo di Saverio Di Biagio. Per tutti quelli che non hanno letto il libro vi rimando al link in cui ne parlo. Questo video nasce principalmente per conoscere questo film italiano e per parlare magari di differenze. Premetto che sarò veramente molto breve. Innanzitutto credo che, essendo un film italiano di genere fantasy e anche dark romance, diciamo, rinnovo quello che ho detto per le ultime volte, ovvero che queste cose vanno supportate tantissimo, perché comunque chi ci investe sono veramente pochissime persone e quindi se non hanno successo, come dicevo in precedenza, non ne faranno mai più altre. Quindi supportiamo il cinema italiano per queste iniziative. Sì, lo so che mi sto ripetendo, ma è una cosa veramente importante. Ho letto che questo film è stato girato a Bari e presentato al Bari Film Festival. Lo lascerò qui. E quindi una prima differenza rispetto al libro, che è ambientato totalmente a Roma. Oltre questo vediamo magari che la protagonista non vive in una villa, ma vive in una barca. Non è una cosa così rilevante, però penso che sia carino e questo si ricombacerà anche al finale della storia, che non vi dico ovviamente. Anche uno dei protagonisti ha delle differenze importanti, ovvero Dagon. La sua casa è perfetta, infatti ha un tempio allo striscione dell'albero della vita, credo che si chiami. Insomma, è un personaggio perfetto, quello che cambia l'aspetto fisico. Infatti Dagon del libro ha una cresta, se riuscirò a ottenere magari qualche immagine ve le lascerò qui attorno, e si veste interamente da punk, mentre il personaggio del film è una persona molto più sobria e secondo me questa magari potrebbe essere stata una scelta vincente riguardo al pubblico a cui è destinato il film, perché chiaramente queste cose già un pochino più strane per il pubblico italiano è subito un no. Anche il finale è alternativo rispetto al libro, per cui a chi è piaciuto il romanzo potrebbe trovare piacevole questa versione alternativa. Anche il tema relativo alla religione nel film è veramente pacatissimo, quasi inesistente, perché appunto la maggior parte del pubblico a cui è destinato il film si tratta di persone cristiane e quindi suppongo non avrebbero trovato piacevole questa questa critica rispetto alla religione cristiana, e quindi tutto quello che per il pubblico non è piacevole va assolutamente eliminato secondo gli standard normali, o almeno secondo gli standard del successo. Infatti, se notate, nei film, a parte rarissime eccezioni, è quasi tutto, almeno ai giorni nostri, politicamente corretto, e quindi fatto apposta per raggiungere un pubblico più vasto, perché i film devono vendere, altrimenti non c'è nessun riscontro e non ci saranno seguiti o altre persone che ci investono, e torniamo al punto di partenza. Anche per questo, infatti, se vogliamo qualcosa di un po' più stravagante o di un po' più sperimentale, ci dobbiamo buttare nel cinema indipendente, perché è l'unica via, insomma, che riesce a mettere in pratica le idee che vuole trasmettere il regista o gli attori o il privato da cui è commissionato, e quindi magari abbiamo una maggiore libertà rispetto al cinema delle grandi case di produzione. E infatti probabilmente la prossima settimana andrò a parlare di uno di questi film, ovvero The Iced Hunter di Davide Cancilla. Nella parte spoiler free penso di aver detto tutto e quindi passerò alla parte spoiler. Tra tutto, alla fine di questo video farò rivedere una parte di intervista che abbiamo visto nella puntata precedente, insomma, in cui parlavo del libro, perché riguarda strettamente il film e penso che sia fondamentale da sapere, insomma. Quindi parte spoiler tra 3, 2, 1. Il finale alternativo di cui stavo parlando prima è che appunto Camille, la sorella del protagonista, vive, e questo
questo secondo me potrebbe essere una cosa carina, perché magari nel libro forse era un po' troppo tragica, cioè nel senso aveva senso perché appunto era Sofia che la teneva in vita donandole una parte dell'incanto, e quindi morta Sofia per forza di cose muore Camilla, perché appunto era lei che la teneva in vita. Nel film però è carino il fatto che Camilla si svegli e gli dice a Dagon: dov'è Sofia? È lei che mi teneva per mano, una cosa del genere. E quindi da lì comunque Dagon parte corsa contro il tempo per avvertire il protagonista che non è Sofia che le stava facendo del male, e comunque alla fine non arriva in tempo, perché sennò sarebbe stato problematico e fin di trama per tutti gli omicidi che si sono svolti. Però bello. Un'altra differenza che non ho detto nella parte spoiler free è che all'interno del libro sono presenti degli altri personaggi, ovvero il nostro protagonista si recherà a un certo punto della storia in commissariato per denunciare Dagon, e ci sarà uno dei poliziotti, credo, che metterà tutto a tacere perché in precedenza aveva già lavorato con Dagon e quindi sapeva del reparto, diciamo, paranormale, e che quindi non tutto si poteva spiegare con le cose reali, appunto, che magari da qualche parte del mondo c'era del magico, dell'incanto. Quel personaggio mi è piaciuto molto perché è come se parlasse di altre storie venute in precedenza, e quindi magari dando seguito a magari un prequel delle storie. Ma nel film si è voluto dare molto più spazio a tutto quello che è il romance. Un'altra parte che è una differenza fondamentale, o almeno una cosa che ho percepito io, è il fatto che all'interno del film vieni portato a pensare, magari è una cosa mia, vieni portato a pensare che in realtà non è Sofia che commette gli omicidi, perché sembra che in realtà ci sia qualcun altro dietro, come non so, un altro succube o un altro, il golem per esempio. Insomma, sembra che dietro le fila ci sia qualcun altro, che però non viene detto, e quindi alla fine ti lascia con il senso di: ma esiste questa altra entità? Oppure è tutto nella mia mente? Perché comunque Sofia ci viene fatta pensare come personaggio positivo, e quindi non sembra che è lei a commettere queste cose, mentre nel libro è l'opposto, ovvero durante la trama ci viene fatto credere appunto che è lei, senza ombra di dubbio, perché non c'è nessun'altra allusione in merito. Quindi vi rilascio al pezzettino di intervista in cui Francesco Dimitri parla del film. La quinta domanda è ispirata al film. Ho visto il film della ragazza dei miei sogni. Sei soddisfatto di come sia venuto? E che ne pensi del finale alternativo? Il finale alternativo l'ho voluto io, perché avevo problemi con quello del libro, che avevo scritto quando ero molto giovane. Per quanto riguarda il film nel suo complesso, non sono il miglior giudice. Grazie per aver visto il video fino a qui. Se avete visto il film o se avete letto il libro, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, non siate timidi. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Nella parte bonus di questo video in realtà non so di cosa parlare, ma mi piacerebbe dirvi che ho in mente di fare un sacco di interviste sia agli autori di libri che ai registi dei film italiani. È una cosa che mi piacerebbe fare perché questo canale nasce appunto con lo scopo di supportare queste cose, perché sono totalmente o quasi sconosciute, e quindi credo che relazionarsi proprio con chi ha ideato l'opera potrebbe essere stimolante e magari potrebbe far appassionare di più chi si approccia per la prima volta a questo genere di cose. Ciao!